Buongiorno a tutti, questo lunedì mattina ci siamo svegliati qua nel parcheggio di fianco al porto di Gran Tarhal, che è questo che vedete. La giornata purtroppo è ancora uggiosa, un po' nuvolosa, però nel pomeriggio danno sole, quindi dovrebbe migliorare. Siamo qua, Bettina in camper che vi saluta. Qua il porto è molto ben protetto, ha due belle dighe, una sotto flutto e una sopra flutto, che proteggono molto bene il porto. Ho chiesto anche in officina il prezzo, che è sicuramente comodo. Chiaro, questo è un porto che non ha vicino città importanti, quindi ovviamente i prezzi sono decisamente inferiori, però potrebbe essere una proposta interessante. Adesso vediamo un po' i pontili. Ovviamente tutto su Finder, perché qui la marea ha qualche metro di escursione. Ora siamo in bassa marea, come si può vedere. Dovrebbe risalire più o meno quando siamo in alta marea fino a questa altezza, quindi un metro abbondante di marea qua dovrebbe essere in queste zone tra i 2 e i 3 metri di escursione di marea, non gli 8, addirittura i 12 dell'alto oceano, quindi del mare del nord. Dove siamo, Bettina? Un breve passaggio alla Plaitas, un piccolo borghetto di pescatori, carino, piccolo, arroccato, giusto 2 passi, e poi ci spostiamo perché vogliamo raggiungere, se riusciamo, il faro dell'Enteiada. Andiamo a fare i fari. Dicono che la strada per raggiungere il faro sia un po' stretta. Speriamo bene. Siamo arrivati al faro dell'Enteiada. Effettivamente la strada era abbastanza stretta, soprattutto l'ultimo pezzo. Abbiamo dovuto fare un po' di manovre per far passare le macchine che scendevano. E questo è il faro più vicino alla costa marocchina. Purtroppo oggi è una giornata grigia e non si vede nulla, quindi... Tanta calima che arriva proprio dal Marocco, umidità col vento da est che porta un po' di pulviscolo del deserto. Purtroppo alle Canarie spesso c'è questa situazione climatica, solo quando arriva bel vento forte da nord che spazza bene tutto, allora abbiamo delle visibilità veramente notevoli. La costa marocchina dista da qua circa 50 miglia, quindi in condizioni di luce buona noi dalla Liguria vediamo i monti della Corsica che distano più di 80 miglia, quindi 50 si vedono bene, ecco. Sail Ironic e il faro dell'Enteiada.
Poblado della Talaita. E oggi anche questo è lunedì ed è chiuso. Vabbè, lo vediamo da fuori al momento, poi vedremo se tornarci nei prossimi giorni. Praticamente ci troviamo in un museo a cielo aperto dove furono costruite le case degli uomini preistorici che abitarono quest'isola molte migliaia e migliaia di anni fa. Qui erano presenti in questo villaggio circa 200 abitanti ed era situato in una posizione strategica perché a 2 chilometri dal mare, dalla zona di Pozo Negro, e molto vicino anche a delle sorgenti, perché ebbene sì, qui c'erano delle sorgenti di acqua dolce. Ora andiamo a vedere queste casette che dei piccoli nuraghi. Probabilmente vivevano di allevamento delle capre, le capre davano carne, latte, formaggio. Qui nell'antichità sono arrivati i sardi, perché vedete che sono nuraghi questi, quindi la popolazione sarda si è estesa qua, oppure viceversa, chi lo sa, chi è arrivato prima, l'uovo o la gallina? Quindi prima i sardi o i fuerteventurini? Boh, chi può saperlo? Ai posteri l'arda sentenza. Questa probabilmente poteva essere una stalla per gli animali con di fianco la casa. Molto spesso venivano condivise le abitazioni umane con quelle animali. Tra le altre cose, questo villaggio è stato costruito in una zona di colate laviche, che non sono così comuni a Fuerteventura perché è molto sabbiosa. Invece qui hanno utilizzato la roccia vulcanica delle colate per costruire queste abitazioni e pare ce ne siano circa 100. Si sta alzando una calima pazzesca, era previsto, e quindi il cielo è completamente offuscato, il sole è coperto, temperature oggi più gradevoli di ieri, ma non propriamente estive come qui. Stavo chiacchierando con un signore poco fa che abita in una casetta di quelle molto belle che abbiamo appena passato e mi diceva che questo è un luogo super tranquillo, che lui vive qui con sua figlia. Io guardo dentro e dico: ma chi è? È uscito con una cagnetta piccola pelosina, e qui dice: io sto qua, sto da Dio, pesco qua davanti e trascorro le giornate un po' guardando il mare, un po' rilassandomi, un po' pescando, e quando ho bisogno di fare spesa vado al paese più vicino, che è a 10-15 km da qua. Insomma un borghetto davvero delizioso, super tranquillo. Ma che è? Siamo tornati in Valpadana? C'è una calima pazzesca, non si vede nulla, sole inesistente, non si vede da qua a 200 metri di distanza. Eccoci qua, parcheggiati a Puerto Lajas, in riva al mar. Peccato per il tempo, perché il bagno adesso non si può fare, fa pure freddo. C'è una calima notevole, veramente notevole. Comunque per stasera siamo qua, siamo vicini, domani dobbiamo fare alcune commissioni e quindi questo è il posto più carino, più vicino a Puerto del Rosario.
Allora, tu vai in spiaggia a Io fare due vado in passi? spiaggia, la Bettina si fa una doccetta. Quindi lascio la camera a te e vai dove vuoi. Ciao. Ciao. Eccolo qua, Puerto Lajas, è un sobborgo di Puerto del Rosario. Come diciamo noi a Genova, con questa Macaia, che calima, non è che sia il massimo della vita, però il posto non è male. Ecco un'immagine della spiaggia dall'alto con tutte le barchette alate che danno un po' di colore in questa giornata nebbiosa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa mattina presto commissioni perché dobbiamo ricaricare le bombole del gas. Abbiamo lasciato entrambe le bombole, una era completamente vuota e un'altra era a metà al deposito di ricarica della Disa, sì, perché qua in Canarie c'è solo Disa che ricarica il gas. Ci ha detto di tornare alle 11:30, quindi abbiamo staccato il frigorifero, lo teniamo chiuso sperando che soprattutto il congelatore resti congelato, e a questo punto siamo venuti a fare altre commissioni. Siamo nel centro di Puerto del Rosario. Allora abbiamo necessità di fare un po' di pubblicità, di divulgazione del nostro canale, quindi siamo arrivati qua a Puerto del Rosario, dove abbiamo questa stamperia grafica 360 Graphics. A te fanno un po' di tutto, sono anche molto affezionati al dottore. Jerom, questo qui è il proprietario, tiene saluto, salutazione. E quindi andiamo a stampare i nostri adesivini. Un po' diversi perché non avremo il charter, quindi non faremo quelli per il charter estivo, ma più che altro per la divulgazione del canale. Tra una settimana sono pronti tutti, quindi torniamo qui da Jerom e prenderemo tutto il materiale. Ogni tanto, vista la polvere e la sabbia di Fuerteventura, bisogna anche lavare il camper. È arrivato oggi il momento. L'abbiamo già fatto un paio di volte, però oggi per l'ennesima. E finalmente Carletto sta ritornando al suo colore originale, era zozzissimo, sporchissimo di sabbia. Quindi commissioni fatte a Puerto del Rosario e siamo tornati a mangiare a Puerto Lajas. Ora risaliamo un po' verso nord, direzione Coralejo, e in attesa che questa calima passi. Ora siamo arrivati alla Caleta, che è una piccola insenatura dove vediamo anche diversi camper lì poco più avanti. Ora vediamo di raggiungere e capire com'è la situazione qui. Nulla, la caletta scartato, non ci convince proprio il posto, quindi proviamo ad andare in un'altra spiaggetta successiva. E vabbè, oggi non riusciamo a trovare il posto dove fermarci. Anche qui a El Jablito ci piace tanto, un po' zingaresco, quindi Un po' tanto zingaresco. andiamo oltre. Noi un po' zingari lo siamo, ma a volte quando si esagera con lo zingaraggio, boh.
Allora, siamo arrivati a Coralejo, che è la zona più turistica del nord di Fuerteventura, frequentatissima, con belle spiagge. Siamo venuti qua perché nei prossimi giorni, appena il meteo ci dà buono, che parte e finisce un po' di questa calima, vorremmo visitare l'isola del Lobos, che è quella lì davanti, la vedete? Betty è scesa per verificare che sembrava ci fossero dei popcorn. E infatti è guardate. la spiaggia dei popcorn anche questa. Che cosa sono i popcorn? Sono dei coralli che poi muoiono e finiscono a riva. Dov'è la Betty? Eccola! E finalmente parcheggiato Carletto alla Gran Playa di Coralejo. La sabbia qui è finissima, proprio fine. Abbiamo parcheggiato in un posto che non è eccezionale, ma perlomeno siamo riparati dal vento, sì, e anche se vicino a due grossi complessi alberghieri, residence, insomma, però per una notte va benissimo. Tanto per dare un'idea dei prezzi che abbiamo in Italia, qua 2 lettini e un ombrellone tutto il giorno 9 euro, un lettino e un ombrellone 6, direi assolutamente conveniente. E siamo a Coralejo, che è una delle città più turistiche di Fuerteventura. Però non sappiamo meno se è compreso l'estrazione dalla sabbia del lettino. Guardate qui. C'è stato un po' di vento in questi giorni. Questa sera vi salutiamo, è stata una giornata impegnativa. Oggi abbiamo fatto proprio i viaggiatori tutta la mattina a Puerto del Rosario per commissioni varie, perché comunque con il camper ci dobbiamo vivere, è una casa viaggiante, quindi dovevamo sistemare tante piccole grandi cose. Nel pomeriggio ci siamo un attimo rilassati e siamo saliti fino alle dune, al parco delle dune di Coralejo, che visiteremo assieme a voi domani. Quindi continuate a seguirci, è inutile che ve lo ripeta tutte le volte. E una cosa importante, Iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai nostri video e poi e attivate la campanella. Gling, 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 gling. Glan, 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 glan. Domani. A domani, ciao.